Lorenzo, eccoci in studio. Allora, tu cresci all'interno di una passione condivisa da tantissimi, che è quella del motociclismo. Da dove nasce? Nasce un po', penso sia merito di mio padre, perché già quando ero piccolino una volta si poteva fare, adesso non si può più fare, mi metteva in piedi sulla pedana della Vespa e mi scarrozzava in giro perché dietro non riuscivo ad arreggermi e quindi lui tranquillamente mi metteva sulla pedana e andavamo in giro. E già lì, ecco, le prime sensazioni, il vento, la velocità, delle velocità che non erano raggiungibili a piedi. Poi crescendo la passione per l'elaborazione dello scooter, ho provato la prima moto di un mio amico, me ne sono innamorato e mio padre non mi ha mai detto no, queste cose brutte lasciale stare e quindi poi ha galoppato da sola. Il momento più bello dal punto di vista emozionale che hai vissuto in questo tuo percorso, qual è stato? Allora, cioè, ce ne sono tanti. Ricordo quelli che ricordo con più gioia, sicuramente il primo ECMA che ho fatto, perché lì cioè, c'è un qualcosa di tangibile, riesci a capire, perché tu vedi i numeri, 10.000, 15.000, 20.000, dici, dai, cresco, ma tu non capisci, non riesci a immaginarti 10.000 persone, 20.000 persone. Quando poi vai all'ECMA per la prima volta e dici, ok, raga, io faccio questo raduno, ci vediamo lì a questo stand, chi vuole venire, e si presentano x mila persone e dici porca miseria, allora forse sto a fare qualche cosa di buono, cioè che cacchio sto a creare? Quello, oppure quando ho pranzato con Agostini, quando Max Biaggi mi ha contattato per girare in pista insieme, quindi ci abbiamo avuto Vallelunga soltanto per noi, per girare, per fare questo corso, ma guarda, ne ho vissute veramente veramente tante grazie a questo lavoro, adesso manco me le ricordo sinceramente, cioè dovrei mettermi lì con i video perché poi è bellissimo, io quando voglio, ecco, sono un po' nostalgico, vado lì, vedo i video e dico guarda che ho vissuto, ecco il primo viaggio che ho fatto con Suzuki, la prima casa che mi ha dato un pochettino di credito mi ha detto toh, prendi il V-Strom e vai a fare questo viaggio totalmente impreparato perché era sul ghiaccio, meno 10 gradi al confine con la Francia, ma ce ne sono tante, però queste qua sono sicuramente quelle che ricordo con più gioia. Ti piace più essere chiamato Spavald o Lorenzo? Bah, dipende, diciamo che se in giro così con gli amici o anche persone che mi salutano, Lorenzo, mi piace più Lorenzo. Il Lorenzo di oggi, quando guarda indietro, cosa pensa? Questa è una bella domanda perché è una sensazione strana, perché tu ti guardi indietro e dici cavolo, ma ti rendi conto in 6 anni che cosa ho fatto, che cosa ho passato, che cosa sono riuscito, e allo stesso tempo però non mi gratifico mai da solo, cioè non dico mai bravo, sei stato bravo, hai fatto questo, hai fatto quello, perché se poi mi metto lì a fare la lista di tutte le cose che ho fatto, cioè dico ma davvero ho fatto tutte, è incredibile, cioè ho preso lo studio, ho preso il secondo studio, ho preso il garage, poi dico ho fatto una marea di cose, e allo stesso tempo però ogni giorno dico vabbè ma non è niente di che, cioè bisogna arrivare lì, bisogna fare quello, non me lo mai, non mi guardo mai indietro e dico oh, ho fatto delle belle cose, guardo sempre a ho fatto delle cose, ma devo arrivare lì, devo fare quelle altre cose, e quindi è un po', mi piacerebbe invece guardare indietro e dire ho fatto tante belle cose, e gratificarmi un po' di più da solo, perché secondo me a volte serve e io non ci riesco. E invece il Lorenzo che guarda avanti cosa vede? Lorenzo che guarda avanti vede cose sempre più grandi, cose sempre migliori e cose anche irraggiungibili. A volte dico porca miseria, ma sta cosa è troppo grande, un po' come l'officina, no? Dico vabbè, l'officina è irraggiungibile, io non ce l'avrò mai in officina, e invece adesso ce l'ho e dico vabbè, non è niente di che, via, forza, che cosa possiamo fare? Facciamo qualcosa di più grande ancora, e quindi vedo sempre cambiamento, motivazione e cambiamento. La cosa più simpatica che ti è capitata in tutto questo tuo percorso in moto qual è stata? Ma oddio, pure qui sicuramente ne sono successe tantissime. Mi ricordo una volta stavo al ristorante e ho fatto questa storia, ovviamente mi inquadravo e inquadravo anche delle persone dietro e niente, insomma, mi scrive la sera una persona che evidentemente avevo inquadrato dietro e mi scrive: Spavald, senti, ma potresti per favore cancellare la storia perché sai, io vedi, sono quello lì e sto a cena con una ragazza, ma quella non è la mia ragazza. Capito? Cioè, e quindi mi ha detto potresti cancellare la storia.
ma fio mio, gli ho detto, ma fio mio, ma vedi pure che sto lì, ma levate, no? Si fatta cambiare a tavolo. Quindi questa è una delle tante cose che mi viene in mente, io racconto sempre perché mi ha fatto ammazzare delle risate. Una moto del passato che, se avessi la possibilità, metteresti in garage anche solo per guardarla. Se dovessi fare una scelta così su due piedi, prenderei una Desmo 16, che non è nemmeno la più costosa, o cioè in realtà qualcuna ogni tanto difficile, però se ne vede. Però semplicemente per quello che è stato e per quello che ho vissuto io quando ero più piccolo, no? Quando è uscita, e porca miseria. E quindi mi piacerebbe avere una Desmo 16 in garage. Altrimenti, invece, se dovessi fare una scelta un po' più di cuore, prenderei un Honda 4, che è una moto molto vecchia che aveva mio padre. Papà mi parla sempre di sta moto, mi fa vedere sempre le sue foto che sta in sella, coi capelli lunghi, da giovane, e andava in giro con mamma. Quindi prima o poi penso che un Honda 4 nel garage me la metto. Io ti devo dire grazie per aver accettato l'invito di Crazy Motor Life a raccontarti e a raccontarci tutto il tuo percorso sino ad oggi, e magari tra qualche anno ci possiamo rincontrare per vedere gli step successivi e per vedere questa farfalla dove ha preso il volo e in che direzione è andata. Io ti ringrazio a te per questa possibilità, sei stata molto gentile a invitarmi, e anche perché io questi tipo di interviste non difficile che le faccio, però penso che in realtà facciano bene, perché ogni tanto stacchi e parli anche di quello che hai fatto, no? Quello di cui parlavamo prima. Quindi penso che so più io che devo dire grazie a te, insomma. Ovviamente tutti voi che ci seguite, anzi ve lo dice Spavald, cosa devono fare tutti quelli che ci seguono? Devono lasciare ovviamente mi piace, che sta qua sotto, iscriversi, che tanto costa niente, c'è un attimino, vai qua sotto, iscriviti. Se ti è piaciuta questa intervista ce ne saranno tantissime altre, sempre sulla stessa linea, e quindi perché non iscriversi? E perché no, attivare anche la campanella, così almeno quando esce un'intervista, quando esce un nuovo video, vi arriverà la notifichina che vi avviserà e andate a vedere. Lorenzo, ciao e grazie. Ciao!